Durante la mia vita professionale mi è capitato molte volte di incontrare delle persone che venivano da me assolutamente a pezzi poiché era appena terminata una relazione sentimentale. Generalmente erano state lasciate o lasciati. Una delle prime cose che faccio con queste persone per aiutarli ad attivare un processo di cambiamento è fargli prendere consapevolezza di quello che gli sta succedendo. E allora gli dico: immaginate che questa penna blu sia una bacchetta magica e che io, toccandovi con questa bacchetta magica, faccia avvenire dentro di voi qualche cosa di molto particolare. Io vi tocco e di colpo a voi di quella persona non importa più nulla. Io vi tocco, tac, e di colpo riuscite a vivere senza di lui o senza di lei. Vorreste davvero che io vi toccassi? La cosa curiosa è che tutte queste persone solitamente mi dicono: no, non mi lasciare toccare. Ma perché? State malissimo. Sarebbe sufficiente che questa persona per voi diventasse insignificante e tutto il dolore sparirebbe. Eppure mi dicono tutti di no. Ora cercheremo di capire perché. Sigla. Ieri sera, nella serata dedicata ai duetti al Festival di Sanremo, abbiamo avuto la possibilità di riascoltare Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante. Un evergreen, un pezzo che oramai ha 50 anni, ma era attuale 50 anni fa come lo è adesso e sicuramente lo sarà anche tra 50 anni. È un tema che tratta proprio di quello che si prova quando finisce un amore e oggi cercheremo di utilizzare proprio le sue parole per capire esattamente cosa avviene in quel tipo di situazione. Il poeta canta: quando finisce un amore ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti un vuoto nella testa e non capisci niente. Bene, questa è assolutamente la condizione che molti di noi hanno provato. Quella situazione crea uno stato confusionale decisamente molto importante, poiché sta avvenendo nel nostro cervello un'alterazione molto complessa di cui parleremo tra poco. Ma Riccardo Cocciante continua così. Egli ci dice che quando si è in quella situazione non ti basta più distrarti, non ti basta bere da ubriacarti, insomma non ti basta niente. E prosegue: in fondo pensi ci sarà un motivo e cerchi a tutti i costi una ragione. Certo, questo è quello che avviene. La nostra mente in quel tipo di situazione inizia a frullare, inizia a vorticare e all'impazzata cerca una spiegazione di quello che è avvenuto. Usiamo il cervello quindi per cercare di controllare le emozioni, per ridare un significato a quello che è avvenuto, ma generalmente questo processo, oltre che molto doloroso, è infruttuoso, poiché, come dice ancora la canzone, non c'è una spiegazione che riusciamo a darci di quello che è avvenuto. E Cocciante ammette: se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei e io non sarò più lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, ma se potessi ragionarci sopra. E continua: e perché non posso? Perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei nella tua mente, c'è lei nelle tue ossa, c'è lei nella tua vita, eccetera. Bene, proviamo a capire. L'errore cognitivo, cioè lo sbaglio che fa il nostro ragionamento, consiste proprio nel pensare che ci manca lei in questo caso. In realtà non ci manca lei, ci manca la sensazione che avevamo quando stavamo con lei, ci manca sentirci come ci sentivamo prima quando lei era presente nella nostra vita. Ovviamente questa lei può essere anche un lui, le cose in questo caso non cambiano affatto. Dovremmo quindi portare l'attenzione su questo, che non è la persona che ci manca, ma ci manca quello stato interno in cui ci sentivamo quando c'era lei o c'era lui.
La condizione che descrive Cocciante, in fondo, non vi sembra del tutto simile a una crisi di astinenza? Vedete, non c'è molta differenza, o forse non ce n'è proprio nessuna. Abbiamo una mente razionale che tende ad andare in una direzione e ci fa dire che domani sarà diverso, che io non sarò più quello che sono, lei non sarà più quella che è, che magari l'avrò dimenticata, e davvero magari sarà per noi esattamente come sono per noi oggi tutti i nostri ex. Ma c'è una parte del cervello che non ci permette di aggrapparci a questo pensiero. E così Cocciante dice: se potessi ragionarci sopra, ma non posso. Vedete, quando finisce una relazione sentimentale, soprattutto se avviene improvvisamente, nel nostro cervello avviene una vera e propria tempesta ormonale e neurotrasmettitoriale. Le amigdale che abbiamo nel cervello si iperattivano e smettiamo improvvisamente di produrre serotonina, che è la molecola che ci dà la sensazione di serenità e di tranquillità e di controllo. Produciamo cortisolo in modo esagerato e questo è il motivo per il quale non abbiamo appetito e dimagriamo costantemente. Il cortisolo infatti va a prendere l'energia, lo zucchero dalle nostre riserve corporee e quindi ci fa dimagrire, ci fa perdere grasso, e dato che abbiamo tutto questo zucchero che ricaviamo dai nostri tessuti adiposi, non abbiamo bisogno di mangiare, quindi non abbiamo neanche appetito. Inoltre, ancora più importante, dato che la fine di questa relazione ci obbliga a rinunciare a tutti i nostri sogni, obiettivi che avevamo insieme a quella persona, anche la dopamina va assolutamente in tilt. Bene, questo è il motivo per il quale non vorremmo farci toccare da quella bacchetta magica. Perché noi non vogliamo smettere di continuare a desiderare il ritorno della persona amata, poiché è una sensazione dolorosa, ma eccitante, e non siamo disponibili ad abbandonarla. Non siamo disponibili a rinunciare al partner, ma soprattutto e ancora di più, non siamo disponibili a smettere di desiderarlo. E nel momento che lo abbiamo perso, lo desideriamo tantissimo. E questa sensazione è assolutamente eccitatoria e dopante. Dovremmo guardare questa condizione esattamente come si guarda una qualunque altra malattia. In realtà lo è, perché si tratta di un piccolo disturbo dell'adattamento. Quindi è una patologia a tutti gli effetti. State male perché nel vostro cervello sta avvenendo di tutto, una parte delle cose ve l'ho appena descritta, e fino a che continuate ad alimentare la speranza di riavere quella persona, non guarirete mai, o comunque non velocemente. Questa situazione andrebbe quindi considerata proprio come una malattia dalla quale bisogna guarire. Bisogna concentrarsi sul proprio diritto di tornare a star bene, cercando di rompere quell'associazione mentale che ci fa credere che il nostro benessere sia indissolubilmente legato alla presenza di quella persona. Quindi rievocare le relazioni passate ci aiuta a ragionare meglio. Quando stavo con la mia ex a 18-19 anni, pensavo di non poter vivere senza di lei. Invece guarda un po', sto benissimo senza di lei, adesso è un'altra persona che mi manca. Quindi ricordatevi, non è quella persona di cui avete bisogno. Quello di cui avete bisogno, in particolare in questo momento, è sentire quello che sentivate quando stavate con lei. E questo aumento di desiderio di lei, legato alla sua dipartita, sta creando in voi un livello di eccitazione mentale estremamente forte, che si manifesta con i medesimi sintomi di qualunque dipendenza. Quindi, se considererete questa situazione come una malattia qualsiasi, potrete concentrarvi sull'obiettivo di tornare a stare bene come stavate prima di conoscerla. Potete mirare almeno a tornare a quel tipo di condizione. Ci sono alcune cose che servono per superare questo momento. Fate tutte quelle cose che servono a superare questo momento di crisi ed evitate tutti quei comportamenti che lo mantengono. Se me lo chiederete in tanti, magari vi farò un video nel quale vi spiegherò quali sono le cose che vanno fatte e quali sono le cose che vanno evitate.
Molto bene, vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale e di diffondere questo video. In particolare, se c'è una persona che sta soffrendo per amore in questo momento, credo che le possa essere di aiuto e quindi condividetelo. Ciao e ai prossimi video.